अश्वत्थिमास्य पाददशकं सेवे महाकालिका यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तु मधुकैटभम्। Buonasera a tutti, ho deciso di inaugurare le attività di questo gruppo l'altra sera mostrandovi un esempio di rituale spiegando a grandi linee che cos'è un cerchio magico operativo e come funziona. Questa sera ho deciso di fare un lavoro molto particolare e lo dedico sia a chi si è già inoltrato nel percorso, sia a chi sta iniziando solo ora a cercare di capire che cosa significa e che cosa implica, ma anche a chi semplicemente in questo momento sente la forte necessità di liberarsi da un senso di malessere continuo, costante, che appesantisce lo spirito e l'anima. In sostanza, questa sessione è un primo passo verso la liberazione da tutto ciò che ci tiene ancorati, legati a tutto ciò che non ci fa evolvere spiritualmente, ma anche nella vita quotidiana, dove c'è come la sensazione di vivere in un circolo vizioso, di cose che vanno sempre storte, non si riesce mai ad uscirne. Se però ci pensate bene, con calma, il più delle volte siamo noi stessi che ci tiriamo addosso i mali del mondo e rispondiamo allo stesso modo. Questo non fa altro che alimentare un circolo vizioso di invidia, di prepotenza gratuita, di frustrazione, rancore, dolore. Kali insegna a spezzare quella che nel tempo diventa una specie di automaledizione. Ripeto, è un primo passo, non è certamente un tocco di bacchetta magica che cambierà totalmente la vita quando avremo finito. E quando questo video sarà finito, la vostra meditazione sarà finita, però è una spinta iniziale molto importante. Questa non sarà nemmeno una lezione di induismo, dal quale ne prendo però una parte, una goccia, giusto quello che serve allo scopo. Non sarà nemmeno una lezione su Kali, ma è a lei a cui invito a connettervi questa sera quel tanto che basta per accendere la scintilla dentro di voi, che faccia partire quel meccanismo di liberazione di cui ho parlato poco fa. Sarà una meditazione molto blanda, un tocco leggero, in cui tuttavia la precisione delle azioni e la sequenza con cui vengono attuate è importante per non sbagliare. Vi presenterò i punti fondamentali di Kali e l'approccio con cui ci si dovrà rivolgere a lei tra poco. Kali fa parte del pantheon induista, la sua, fra virgolette, nascita è raccontata in varie versioni. Vi espongo quella in cui Durga, la dea madre, creatrice e guerriera, colei che preserva l'ordine morale e la giustizia, distruggendo aspetti negativi della natura umana come egoismo, gelosia, pregiudizio, odio, rabbia ed ego. La storia parla di un terribile demone, causa di tutti i mali del mondo, e dal cui sangue nascevano altri demoni, e questo si chiamava, lo troverete anche in altri nomi, però qui viene definito come Raktabija, che significa seme di sangue. Aveva infatti questo demone la capacità di produrre altri demoni ogni volta che una goccia del suo sangue si riversava a terra. Pertanto, ogni volta che Raktabija veniva attaccato,
L'unico risultato che ne veniva fuori era che c'erano più demoni da affrontare. Durga allora comprese che per risolvere questo problema una volta per tutte doveva caricare al massimo il suo lato negativo. C'è chi dice che ebbe uno sbotto di rabbia, però sostanzialmente a livello di logica è così. Per non corrompere se stessa però, dalla sua testa, cioè dal pensiero, uscì Kali, che uccise tutti i demoni, che è anche quella che azzurra che abbiamo visto poco fa. La vediamo sia azzurra che nera, così. Dicevo, dalla sua testa uscì Kali e quindi che uccise tutti i demoni, tagliò la testa a Raktabija senza versare una goccia di sangue a terra, raccogliendolo nella sua ciotola o bevendolo, e sconfisse il male. Kali è la terribile, la distruttrice, il terrore dei terrori, ma avendo comunque origine da una dea creatrice materna, Kali ha comunque ereditato da lei quell'impronta, ed ecco perché Kali è colei che distrugge l'origine di ogni male, a fin di bene. Ed ecco perché ve la propongo questa sera. Kali insegna a non concentrarsi sulle rivalse perché portano altre rivalse, altro malanimo. Kali insegna a staccarsi da questo stato mentale che avvolge l'ego e soffoca lo spirito. Il compito di tagliare la testa al male è il suo. Il compito di crescere nella gioia e con lo spirito leggero è il nostro. Kali, però, insegna a farsi rispettare, partendo dal rispetto per se stessi. Insegna a coltivare l'amore per se stessi nel rispetto degli altri che ovviamente devono rispettare a loro volta. È un'entità molto forte a livello vibrazionale, infatti ero indecisa fino all'ultimo se presentarvela o meno. Non inventatevi nulla al di fuori delle istruzioni che sto per darvi, presentatevi a lei con totale purezza di cuore e di intenzioni, non barate sostanzialmente. Presentatevi a lei in quella maniera, chiedendole con riverenza innanzitutto di accogliervi al suo cospetto, per ricevere i suoi insegnamenti e dimostrarvi il modo di superare lo stato emotivo e pratico in cui vi trovate ora. Pratico perché è collegato all'emotivo, ok? Quindi sedetevi comodi, schiena dritta, appoggiata a qualcosa che la sostenga e che possiate stare comodi. Per motivi di copyright non faccio partire qui il mantra che sentite in sottofondo, ma si sente male e poco. Però vi lascio a breve il link, vi lascio scritto il link su YouTube, così lo potete andare a prendere voi stessi. Vi consiglio di ascoltarlo ad occhi chiusi e con gli auricolari affinché non siate disturbati da rumori esterni e possiate immergervi nella vostra meditazione. Il mantra va ripetuto mentalmente 108 volte, però non importa che contate perché basta seguire la guida audio. Se desiderate fermarvi prima, però ovviamente potete farlo, se non vi sentite bene, se vi stancate, eccetera, vi potete fermare, nessun problema. Quando vi fermate ringraziate, congedatevi con lo stesso spirito con il quale vi siete presentati e vi saluto con il saluto a lei dedicato, che è Jai Mata Di, che significa Ave Madre Divina. Buona serata a tutti. Se avete bisogno di qualcosa non esitatevi a mandarmi un messaggio e vi lascio alla vostra meditazione. Ciao!